Ethan ed Emma avevano condiviso 10 anni pieni di ricordi dopo molti giorni tranquilli insieme. Quella sera, mentre si sedevano a mangiare, l'atmosfera sembrava pesante. Nel silenzio, Emma improvvisamente alzò lo sguardo e fissò Ethan, ma il suo sguardo sembrava distante. «Io penso di aver bisogno di esplorare fuori», disse Emma lentamente, la sua voce calma ma chiara. «Voglio imparare cose nuove che mi sono mancate per molto tempo». Ethan rimase scioccato dalle sue parole e rimase immobile per un momento. «Cosa stai dicendo, Emma?» «Non capisco», chiese, la sua voce tremante per la confusione. Emma sospirò e distolse lo sguardo da lui. «Siamo stati insieme per 10 anni, Ethan, ma ultimamente mi sento bloccata. Le nostre vite sono diventate troppo familiari. Voglio esplorare il mondo esterno e sentire qualcosa di nuovo. Mi sento come se fossi in un ciclo da cui non posso scappare», disse, la sua voce piena di incertezza. «Sono cresciuta con i miei genitori e poi con te. Non so davvero com'è il mondo esterno». «Cosa intendi, Emma?» chiese Ethan dolcemente, preoccupato e confuso. «Credo che abbiamo bisogno di un po' di distanza», rispose Emma tranquillamente. «Voglio lasciare la casa per 5 mesi senza contatti. Ho bisogno di questo tempo per ritrovare me stessa». Ethan la guardò, sorpreso e ferito. «Vuoi davvero andartene per 5 mesi e non avremo alcun contatto?» Emma abbassò gli occhi sul tavolo. «Sento solo di aver vissuto in una conchiglia per troppo tempo. Sono cresciuta protetta dai miei genitori e poi ho sposato te». «Non posso accettarlo», disse Ethan, la sua voce tremante di rabbia e delusione. «Non sopporto l'idea che tu mi lasci in questo modo. Non posso accettare che tu voglia trovare qualcun altro nel mondo esterno quando siamo stati insieme per 10 anni». «Ethan, non voglio perderti», disse Emma, «ma ho bisogno di spazio. Ho bisogno di tempo per capirmi senza dipendere da nessuno. Questi 5 mesi mi aiuteranno a farlo e poi decideremo del nostro futuro». Ethan percepì che i loro sentimenti erano cambiati e che la loro vita insieme non era più la stessa. Dopo un momento di silenzio teso, Emma si alzò dal tavolo, i suoi occhi tristi ma determinati. Fece un respiro profondo e disse a Ethan: «Domani farò le valigie e me ne andrò». Ethan non disse nulla, la guardò solo in un doloroso silenzio. Il suo cuore sembrava essere strizzato, ma non riusciva a trovare parole per trattenerla. Gli anni di amore, i ricordi felici, ora sembravano essere strappati da una decisione che non si aspettava. Quella notte ognuno giaceva in un angolo del letto, nessuno pronunciò una parola. L'atmosfera nella stanza era pesante e imbarazzante. Solo sospiri e silenzio coprivano tutto. Finalmente arrivò un nuovo giorno. La luce del mattino entrava attraverso la finestra, ma nessuno ne sentiva il calore. Emma iniziò silenziosamente a fare le sue valigie. Ogni camicia, ogni oggetto veniva delicatamente riposto nella valigia, come mettere via gli anni che avevano passato insieme. Ethan sedeva sul divano, i suoi occhi stanchi osservavano Emma mentre si muoveva, ma non disse nulla né cercò di fermarla. Forse lei aveva smesso di provare sentimenti per lui. Con la sua valigia in mano, si girò a guardare Ethan un'ultima volta prima di partire. «Me ne vado. Rimani a casa e prenditi cura di te stesso. Tornerò tra 5 mesi», disse Emma dolcemente, la sua voce piena di emozione. Ethan rimase in silenzio, i suoi occhi persi e pieni di dolore. Annuì leggermente, anche se il suo cuore era spezzato. Dopo di ciò, Emma uscì dalla porta. Si chiuse lentamente dietro di lei, lasciando Ethan solo in una casa che sembrava più vuota che mai. Emma si era trasferita in un altro luogo e aveva affittato un piccolo appartamento per iniziare il suo nuovo viaggio. All'inizio si sentiva entusiasta all'idea di libertà e dell'opportunità di esplorare se stessa. I primi giorni passarono nell'eccitazione. Iniziò a partecipare ad attività che non aveva mai provato prima. Cominciò a frequentare feste di relazioni aperte e gradualmente conobbe altri uomini. Questo fu l'inizio del nuovo viaggio di scoperta di Emma. All'inizio tutto sembrava eccitante e nuovo. Sentiva di stare sperimentando cose che non aveva mai osato provare prima. Incontrare e parlare con sconosciuti l'aiutava a sentirsi come se stesse vivendo una vita più completa.
Ma col passare del tempo, Emma si sentiva sempre più sola. Iniziò a rendersi conto che la freschezza iniziale era fugace e nessuna delle persone che incontrava poteva colmare il vuoto che Ethan aveva lasciato nel suo cuore. Emma gradualmente si ritrovò persa e la gioia di libertà che una volta desiderava iniziò a svanire. Quello che Emma desiderava, la libertà e l'esplorazione, non le aveva portato la felicità che immaginava. Gradualmente si rende conto che tutto ciò che c'è fuori non la soddisfa e il sentimento di solitudine aumenta. Ma durante le lunghe notti da sola, Emma riflette e si chiede se fosse stata troppo vaga nel suo desiderio di cercare la novità. Inizia a ricordare i bei ricordi tra lei ed Ethan, rendendosi conto che l'amore e la pace quando era con lui erano una volta la cosa più preziosa. Emma sente che probabilmente dovrebbe tornare e salvare il matrimonio prima che sia troppo tardi. Quando Emma se ne andò, Ethan sapeva che il loro matrimonio era finito e che salvarlo sembrava impossibile. Nell'assenza vuota di Emma, iniziò ad accettare il fatto che si erano allontanati. Anche se era doloroso, capì che doveva imparare a vivere senza di lei. Ethan lentamente cercò di ricostruire la sua vita. Partecipò ad attività che non aveva mai fatto prima, fece nuove amicizie e iniziò nuovi hobby. Ogni giorno, anche se a volte sentiva la mancanza di Emma, Ethan si abituò a vivere da solo e trovò pace dentro di sé. Si rese conto che lasciare andare poteva aiutarlo ad andare avanti. Durante quei 5 mesi, Ethan non chiamò Emma e lei non si mise in contatto con lui. Mentre passava del tempo con amici e famiglia, Ethan conobbe una donna di nome Sara. Era gentile, comprensiva e una buona ascoltatrice. Ogni volta che Ethan parlava del suo dolore e dei suoi sentimenti complicati, Sara era sempre lì per ascoltarlo e confortarlo. Lei capiva quello che stava attraversando e lo faceva sentire meno solo. Non lo spingeva a dimenticare il passato, ma Gilly dava spazio per ritrovare se stesso. Le dolci conversazioni con Sara divennero una grande fonte di incoraggiamento spirituale, aiutando Ethan a superare gradualmente i giorni bui dopo che Emma se n'era andata. Ethan gradualmente si rese conto che i suoi sentimenti per Sara non erano solo di conforto e consolazione. Iniziò a sentirsi commosso dalla sincera cura di Sara e dai suoi gesti gentili verso di lui. Non molto tempo dopo, i due iniziarono ad avere appuntamenti privati, non solo conversazioni confortevoli, ma anche la scoperta di nuove emozioni. Ogni volta che si incontravano, Ethan e Sara diventavano più vicini. Andavano a cena insieme, passeggiavano nel parco e condividevano momenti felici che Ethan aveva mancato per molto tempo. Sara dava a Ethan un senso di sicurezza e comprensione. Un fresco pomeriggio, Ethan decise di invitare Sara a casa sua. All'inizio, Sara era un po' timida ed esitante. Non era sicura di essere pronta a entrare nello spazio che una volta era la casa di Ethan ed Emma. Tuttavia, con la sincerità e la gentilezza di Ethan, la convinse che si trattava solo di un incontro normale, nulla di cui preoccuparsi. «Stiamo solo rilassandoci insieme, non preoccuparti troppo», disse Ethan sorridendo incoraggiante. Alla fine, Sara annuì in accordo e guidò fino a casa di Ethan. Quando entrò in casa, Sara non poté fare a meno di sentirsi un po' confusa, ma si sentì rapidamente più a suo agio quando vide la premura di Ethan. Aveva preparato alcuni snack e messo della musica soft, creando un'atmosfera piacevole. Si sedettero sul divano, chiacchierando della vita, del lavoro e delle piccole cose della vita quotidiana. Dopo 5 mesi di separazione, Emma finalmente tornò. Ciò che desiderava non aveva reso Emma felice. Emma tornò. Emma stava davanti alla porta di Ethan, provando un misto di emozioni. Era preoccupata e incerta su come affrontare Ethan dopo averlo lasciato per trovare se stessa. Quel pomeriggio, Ethan aveva invitato Sara a fargli visita. Emma esitò. Quando la porta si aprì, vide Ethan seduto accanto a una donna. Emma rimase ferma, rendendosi conto che era Sara. Sembravano a loro agio insieme e l'atmosfera calda intorno a loro ricordò a Emma la felicità che lei ed Ethan una volta condividevano. Ethan vide Emma per primo. I suoi occhi erano leggermente sorpresi ma non sorpresi. Si alzò, un po' imbarazzato, non sapendo cosa dire.
Quanto a Sara, con uno sguardo gentile, si alzò, guardando Emma con uno sguardo imparziale. Le emozioni di Emma in quel momento erano un caos. Si sentiva come se tutto stesse cadendo a pezzi, il suo cuore sembrava essere strizzato. Al suo ritorno avrebbe dovuto assistere a questa scena. «Ethan, chi è questa persona?» chiese Emma, la sua voce tremante e confusa. «Oh, questa è la mia amante. Ci sposeremo presto», rispose Ethan. «Che amante? Vi sposate?» disse Emma, la sua voce tremante, incapace di credere a ciò che aveva appena sentito. Rimase congelata sulla soglia, il suo cuore che si spezzava. «Mi hai davvero fatto questo?» Ethan guardò Emma per un momento, cercando di mantenere la calma, ma il suo cuore era pieno del dolore che aveva tenuto nascosto per tutto questo tempo. «Mi dispiace, Emma», disse, la sua voce calma ma determinata. «Tu mi hai fatto questo, e ora ho trovato la mia strada». Gli occhi di Emma erano rossi per l'incredulità. «Non pensavo che sarebbe finita così, Ethan. Volevo solo trovare me stessa, non perderti». Ethan fece un respiro profondo, ricordando quanto fosse doloroso quando Emma se ne andò senza alcun contatto. La guardò fermamente. «Emma, hai scelto di lasciarmi e vivere senza di me. Ora ho trovato qualcun altro, qualcuno che mi capisce». Gettò uno sguardo a Sara, la donna seduta tranquillamente accanto a lui, e le strinse delicatamente la mano per sostenere le sue parole. Emma sentì come se tutto stesse cadendo a pezzi. «Hai detto che hai trovato la felicità?» chiese, la sua voce tremante un po'. Sara non poté fare a meno di essere confusa dalle parole di Ethan. Rimase seduta lì, guardando Ethan e poi Emma. «No, Emma, non è come ha detto Ethan. Siamo solo amici». Ethan si rivolse a Sara, la sua voce ferma, ma i suoi occhi pieni di determinazione. «Tu ed io siamo ufficialmente marito e moglie da ora in poi. Non devi tornare a casa stanotte. Ti sto sposando e ora sarà Emma ad andarsene». Sara fu sorpresa. Il suo volto mostrava un accenno di preoccupazione. «Ethan, non dire così», cercò di fermarlo, ma Ethan era più determinato che mai. Non voleva prolungare il dolore che il vecchio matrimonio aveva causato a entrambi. Emma guardò Ethan, i suoi occhi spalancati per la sorpresa. Il suo cuore sembrava essere strappato di nuovo. Tu mi hai davvero fatto questo?» balbettò, la sua voce tremante, incapace di credere a ciò che aveva appena sentito. Ethan non ritrattò ciò che aveva detto. La sua voce era fredda. «Emma, mi hai fatto la stessa cosa quando hai lasciato il nostro matrimonio per trovare qualcosa di nuovo. Ora ho trovato la mia felicità e tu devi andartene». Emma non poteva credere a ciò che stava sentendo. Si sentiva come se tutto intorno a lei stesse cadendo a pezzi e non aveva più nulla da dire. Ethan guardò direttamente negli occhi di Emma, la sua voce ferma. «Eravamo finiti il giorno in cui te ne sei andata. Il tuo ritorno non significa nulla per me ora». Emma rimase congelata. Ethan continuò. «Continua a cercare ciò di cui hai bisogno. Avvierò il processo di divorzio per noi». Ogni parola sembrava un coltello nel cuore di Emma. Si rese conto di aver perso Ethan per sempre e che il loro matrimonio non poteva essere salvato. Non c'era altra scelta. Emma sapeva di averlo davvero perso. Anche se faceva male, capì che cercare di tornare insieme era inutile. Nei giorni che seguirono, Ethan ed Emma ufficialmente presentarono istanza di divorzio, ponendo fine al matrimonio che avevano costruito in 10 anni. Il loro matrimonio era finalmente finito, lasciando dietro di sé ricordi e rimpianti. Emma lasciò la vita di Ethan ed egli proseguì su un nuovo cammino. Ethan sposò Sara proprio come aveva detto che avrebbe fatto. Dopo che il suo matrimonio con Emma finì, Ethan e Sara iniziarono a costruire una nuova vita piena di speranza e amore. Anche se la loro relazione iniziò dopo momenti difficili, entrambi superarono il loro dolore e trovarono pace insieme. La vita di Ethan e Sara ora è piena di gioia, fiducia e felicità che creano insieme. Si supportano a vicenda, affrontano le sfide insieme e guardano avanti a un futuro luminoso pieno di comprensione e vero amore. Seconda storia. Ci siamo conosciuti al college e siamo diventati amici. Mi ha chiesto di essere la sua ragazza e ho detto sì.
ma 2 mesi dopo mi ha detto che aveva baciato la sua ex a una festa di riunione scolastica. Piangeva e, dopo avergli chiesto molte volte, ha spiegato che è stato un incidente. L'ha respinta. Mi sentivo male per lui e pensavo che potesse davvero essere innocente. Così ho deciso di fidarmi di lui anche se avevo il cuore spezzato. Col passare del tempo ha fatto molto per me. Mi faceva regali, scriveva lettere, mi portava fiori ed era sempre lì quando avevo bisogno di lui. Mi faceva sentire importante, cucinava per me e ascoltava ciò che volevo. Ci divertivamo insieme e studiavamo molto. Gli dissi che non potevo essere fisicamente vicina e lui lo accettò senza forzare. 2 anni dopo mi raccontò di una relazione passata con sua cugina, il che mi mise a disagio. Volevo giudicarlo, ma cercai di lasciar perdere dato che era nel passato. Tuttavia, non potevo scrollarmi di dosso il dolore. Alcune settimane dopo rivelò che non aveva mai avuto un ex. La storia del bacio era una bugia. Ammise che la ragazza era sua cugina ed era più di un semplice bacio. Ero devastata. Avevo sempre visto il bene in lui e mi fidavo di lui anche quando non avrei dovuto. Non mi sarei mai aspettata questo da lui. Una volta appresa la verità, sapevo che non potevo più stare con lui. Non solo mi aveva tradito, ma aveva anche tradito la mia fiducia. Lasciarlo fu davvero difficile, anche se può sembrare facile. Eravamo stati insieme per 2 anni e provavo un misto di dolore e confusione riguardo alle sue azioni, specialmente quando affermava di amarmi. A volte penso che fosse gentile con me per senso di colpa, mentendo per tenere insieme le cose. Ora mi sento in colpa per averlo lasciato, anche se so che era la cosa giusta da fare. Ogni giorno piango e penso a tutto quello che ha fatto per me. Mi preoccupo di come deve sentirsi. Mi ritrovo a preoccuparmi più di lui che dei miei stessi sentimenti. Fa male che non abbia apprezzato abbastanza la nostra relazione per essere onesto. Non so come smettere di sentirmi in colpa ed è davvero difficile per me. La storia di Ethan ed Emma ci mostra come le scelte possono cambiare radicalmente le nostre vite. Voi cosa avreste fatto al loro posto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se questa storia vi ha coinvolto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere altri racconti emozionanti come questo. Alla prossima!